Tanto decide Monica è il titolo della sessione di oggi. Sarebbe bello poi dare tanto decide Siamo qua con Dario. Prima sessione, anche se a me sembrava la seconda. 5, 4, 3, 2, 1. Guarda, Dario in questo momento sta nuotando, all'interno di un torrente molto impetuoso. La corrente è a suo favore, però lo trascina talmente tanto velocemente che lui sente la necessità di aggrapparsi, a un masso e lo sento molto affannato. Ti dà l'autorizzazione? Sì, quasi come se avesse bevuto un po' d'acqua, quindi fa un po' fatica a parlare, però fa più che altro sì con la testa. Fiume, torrente, Sì, eh, sembra un torrente. impetuoso però, Mm-mm. pericoloso, freddo. Freddo sicuramente. Pericoloso sì, perché è difficile comunque controllare e mettersi al pari con questa corrente senza farsi trascinare via. Nome del progetto. A me viene credici, cioè sento proprio che l'anima sta esortando Dario, ad avere proprio fiducia, nella costruzione che lui sta facendo di se stesso e della vita, ehm, per fargli comprendere che tutto può essere veramente plasmato, trasformato. L'autorizzazione te l'ha data, sì. Sì, sì, sì. Nome della sua PS. Giglio. Della PE. Fiume. Però voglio dire una cosa, cioè, adesso ovviamente questa è la sessione per Dario, analizziamo la vita di Dario, eccetera, però come se fosse che Dario in questo momento è un po' un escamotage per farci vedere tutta una serie di simboli della Matrix. Mm, Infatti ne abbiamo rilevato uno importante che credo che approfondiremo e poi per esempio c'è il giglio, che anche questo, no? È un simbolo molto utilizzato dalle casate nobiliari. C'è un'isola importante in cui è avvenuto anche un evento drammatico, no? È mhm. stato poi il naufragio della Costa Concordia per fare l'inchino davanti al giglio. C'è l'elemento acqua che è essenziale nella nostra Matrix. Quindi lui ci propone proprio tutta una serie di chiavi di lettura essenziale della Matrix. Beh, è un piccolo esoterista, Dario. Si è sempre interessato di questi argomenti. Sta insieme a una compagna la cui madre si interessava di questi argomenti. Ha avuto una forma di ehm, folgorazione anni fa, quando ci ha visto come canale, ci ha salvato e poi da qualche anno ha iniziato a seguire i video. Vibrazione di Dario. Credo proprio che sia per farci vedere questi simboli, mi dà il numero 6. Consapevolezza. 100, quasi 170, PS. 48. Vite. Anche qua, tanti 8, 1838, Cervello. 10,4. Suscettibilità ipnotica. Al momento preciso attuale 55, 3D. 60, Vivacità animica. 100 e lode. Mm. Dario, lascerai il viso? A sto punto ci pensi poi. Non fare magari cose brutte che poi magari le lasci.
quanti simboli e le entità eteriche, quali sono? Non si poteva far mancare una specie di santo del secondo universo, proprio perché comunque la religione è un elemento chiave della Matrix, lui l'ha presentato all'interno delle sue entità ed è quello che gli porta ad avere a volte anche come degli scrupoli di coscienza, dei sottili sensi di colpa, anche un po' difficili da definire, una pesantezza anche un po' indecifrabile. E in fin dei conti lui sa che in gran parte gli provengono proprio da questo gioco che vuole instillare in noi questi elementi. Poi c'è sicuramente un leone che gli provoca un bisogno di approvazione, di plauso da parte della gente, però per poi in qualche modo girarsi questo leone e dire ma no, non è così importante, girandosi con orgoglio, però in realtà provando dentro di sé questo bisogno di approvazione. Poi c'è un ibrido che è tipo rettile falconiforme e ha la testa di un gallo. eh, Tra l'altro non vorrei fare una figuraccia tremenda, perché sai che io in geografia sono proprio negata. La Galizia in Spagna? No? Sì, giusto? Ecco, Sì. ok, perché la vedo proprio collegata anche a questo, no? Sembra appunto per questo fatto che Dario ci vuole proprio proporre degli elementi anche risolutivi, interpretativi della Matrix. Quindi ci propone questa entità che ha la testa di gallo e poi il corpo invece di dinosauro. E questo è come se producesse in lui questo senso di non aver portato a termine, di incompiutezza, di insoddisfazione. E poi c'è anche, non poteva mancare, la tartaruga come anfibioide, Mhm. che sai, spesso viene vista come quella che regge la Il terra, mondo. no? Mhm. Sì, esatto. Ho sentito l'eco io. Mhm. E questa tartaruga, nello specifico privato della vita di Dario, è come se gli portasse un po' di lentezza, di carico, di peso, anche a volte di difficoltà a prendere decisioni. Mm, Basta. Mentali. Allora, sono solo biglie tra l'incudine e il martello. Allora, sono solo è un'entità mentale che gli dà questo sottile senso di sentirsi incompreso. Questa sensazione di non poter fare una profonda condivisione di sé con gli altri. Questo ovviamente è un sottile inganno, no? Mm, Insito nella terza dimensione. Questo a livello, diciamo, tra il 4 e il 5, dipende anche dai momenti suoi. Poi c'è appunto Biglie ed è questa entità mentale che a volte lo rende un po' irritabile, un po' nervoso, a volte anche un po' scostante. Quindi tende a prendere le distanze dalle cose, dalle persone. E direi come livello 3. Poi tra l'incudine e il martello è questa entità mentale che lo fa sentire un po' intrappolato, no? Tra questi due strumenti, tra l'incudine e il martello, quindi anche leggermente schiacciato, con poca libertà di movimento. A volte anche proprio nella difficoltà di prendere delle decisioni, come se nel momento in cui si trova tra questi due oggetti, tra l'incudine e il martello, lui si trovasse in una zona di ombra. Quindi gli viene a mancare proprio la luce che gli permette di trovare le soluzioni, di vedere strade alternative. E anche questa direi un livello, grosso modo 4, 4 e mezzo. Impianti. Dunque, c'è una lattina
Mi ha fatto molto ridere prima, in particolare che lui ci ha detto, no? Nel suo lavorativo, perché l'impianto mentale è una lattina cartocciata, come se lui in qualche modo si sentisse così compresso, non libero di essere nella sua forma completa. Sì, c'è come in eterico un fuoco acceso a livello addominale, che a volte può proprio dare come una sensazione di bruciore. Poi le due ginocchia sono unite fra loro da una cinghia. Questo per impedirgli di camminare in maniera spedita e disinvolta nella sua vita. E funzione analoga ce l'ha anche un chiodo piantato nell'alluce destro, che serve proprio per farlo rimanere fermo. Basta. Monica, causa esoterica delle abduction, se ci sono. La prima cosa che mi è venuta appunto è l'immagine di quando lui era piccolo e l'ho proprio visto così come un po' il classico bambino rosso, cioè con i capelli rossicci, con le lentiggini, con gli occhi chiari, proprio come se fosse un dipinto. Mm, sai, ci sono anche dei raduni proprio annuali in cui si incontrano tutti i rossi del mondo. A volte questi raduni sono in Inghilterra, a volte sono in Irlanda, magari sono effettivamente un po' più numerosi, no? I soggetti dai capelli rossi, dalla pelle così chiara. E vedo appunto che è come se ehm, ci fosse proprio una genetica particolare mm, in questi soggetti. Una genetica, non so come dirti, antica, più preziosa, ok? E proprio questo ehm, fa sì che le entità abbiano molto bisogno di controllare questi soggetti. Ehm, In special modo Dario, che per come vedo io ha rivelato delle attitudini da mago fin da bambino. Quindi per cui le abduction sono essenziali per controllarlo. Ehm, mm, mm, Anche un po' con curiosità, per capire questi soggetti un po' diversi, come reagiscono all'interno della Matrix. Quante ne ha avute in totale, più o meno? Vediamo se me lo dice. Viene 99. Ok, l'ultima è davvero questo gennaio, Marzo, mi dice. marzo. Perché lui ricorda gennaio? Era un'altra. Sì, era un'altra e sicuramente un pochino più eclatante, diciamo. Mm. E che è Dove successo? Cosa hanno c'è fatto? questa sua entità che abbiamo visto essere ibrida, no? E a volte è come se si scambiassero i due ibridi, cioè nel momento in cui l'ho vista io ha la testa da gallo e il corpo da dinosauro, però a volte fa il contrario. Cioè la testa da Mm, mm, dinosauro e il mm. corpo di gallo, ok? E quindi può assolutamente volare. E infatti lui ha percepito correttamente la presenza di questa entità in volo vicino a sé. E Piccione. infatti è proprio questo gallo, eh. Infatti il gallo sai che è caratterizzato dal colore rosso, Mm. rosso con la sua cresta, rosso con si chiamano i bagigli, Mhm. Baragigli forse, no, boh, vabbè. Quelli lì, ma anche il e, piumaggio spesso, esatto. ci sono mille piumaggi, però quello più classico è quel rosso mattone, no? Con riflessi. Esatto. E infatti in questa abduction poi prevaleva proprio questo piumaggio marroncino rossastro, chiamiamolo, no? Mm, Sul mm, coppino, diciamo, all'inizio della colonna vertebrale, hanno messo qualche impianto?
Allora, lì vedo proprio questa entità che è anche cangiante. Mm, Cioè io ovviamente che magari ho una mente più lineare dico era così o così. Invece vedo che durante l'abduction cambia e per cui la testa di gallo torna e vedo che con il proprio becco effettivamente deposita come se fosse veramente un granello di mais, ok? Mhm. E glielo deposita, sì, sulla nuca, sì. E con che finalità? Come se fosse una specie di microchip naturale di monitoraggio di un appartenente alla popolazione rossa, rubra. Rubra, Sì. Ginger, Eh, Infatti ricordiamo che tra l'altro il rosso è la parte apicale, no? Dell'opera alchemica, cioè la massima realizzazione, no, dell'essere umano è proprio il rosso, la c'è fase il rossa. rosso, poi c'è la pelle nera, il capello rosso, la pelle nera. Sembra che la razza, tra virgolette, rossa, la razza, tra virgolette, nera, abbiano, almeno negli uomini, un'analogia, un livello basale di testosterone molto più alto della razza bianca. Poi Un mi po' si viene sempre assomigliano. rosso dei pelle rossa, ma rosso anche degli egiziani, sai? Mhm. Perché in alcuni dipinti si vede loro tinteggiati di rosso praticamente come carnagione. Dove c'è questa, più che altro, sì, questa componente, sì, maschile d'azione, come dicevi tu, no? A livello di testosterone, la capacità proprio forte di agire, sì. Beh, alcuni albini africani di pelle nera dovrebbero essere di pelle nera, ma sono albini, alla fine assomigliano molto a dei rossi, ricordano molto dei rossi, solo che sono in versione un pochino più pallida. Va bene, Monica chiama la tartaruga che regge il mondo, non l'interferenza, di Dario, e facciamoci spiegare da lei cosa sono i ginger o quello che vuole. Ginger mi fa vedere queste due G, no? Mi fa vedere come se fosse questa perfezione di questa lettera G. Chissà se è l'unica, perché mi fa notare che la lettera G è costituita da una parte arrotondata, morbida, poi mi fa vedere una linea verticale e una linea orizzontale, come se la G fosse la lettera più completa, no? Perché contiene tutti questi elementi di linee e di curva. Ehm, è come se mi presentasse proprio l'immagine della compiutezza. Come vedi la tartaruga? Mm, Sembra più marina, sembra più una tartaruga marina. Mhm. È stanca? No, Mm. io non la vedo stanca. Regge il mondo attuale 3D o regge anche il 4D? Diciamo che mi fa vedere che questa che stiamo vedendo regge il 3D. E poi a reggere il 4D c'è una tartarughina più piccola, Mm. sempre acquatica. Perché è più leggero il 4D. Sì, Come si chiama questa tartaruga grande Big Mama, e piccola? Sister. Possiamo dire a Big Mama di annullare per sempre le scie chimiche? Così un'idea.
non so, non riesco a capire, come se non volesse sentire, quasi come non fosse di sua competenza, Mm. non arriva. E la piccola sister invece non le ha le scie chimiche. La sister mi propone un arcobaleno, come se ci fossero arcobaleni più frequenti. Cosa pensa la tartaruga Big Mama di Dario, il mago rosso? Eh, infatti, esatto, mi veniva proprio il cappello del mago. Um, è un vero antenato, dice. È proprio di poche parole. Beh, sembra un po' la tartaruga della storia infinita, no? Solo che di acqua, non di terra. E Sister Piccolina cosa dice di Dario? Bellissimo. La grande cosa dice della Maya? Sogno. Lei lo regge? Perfetto. Sì, lei mi fa vedere proprio come se fosse una bolla. Lei regge una bolla. Mm. Se lei volesse mangiarsi qualcosa di quello che c'è dentro la bolla che regge, cosa si mangerebbe? Grattacieli. Perché non se li mangia? Ognuno ha un compito. Chi è l'antagonista della tartaruga? Il grande nemico. Sembra Zeus. E della piccola tartaruga? Mm, Poseidone. Mm. Saluto e messaggio di tartaruga a Dario, il Ginger. Non so, gli mette tipo un bollino. Dov'è? Sulla spalla, sì, aspetta, destra. Un po' sotto la spalla destra. Messaggio a te, Monica. L'ho capito, però non lo posso riferire. Ok. Messaggio a me. Eh, allora, ho capito solo la tua G è il gatto e guarda il sole. Stesso giro di saluti della piccola, prima a Dario, poi a te, poi a me. A Dario dà una specie di collana rossa. Eh, a te, non so cosa fa qua, non riesco a capire. Come se ti desse un piccolo colpo qua, nella parte alta della fronte. A me, non so, come se mi solleticasse il piede sinistro. Vabbè. Salutiamo le tartarughe. Monica, causa esoterica del 44, ricorrente nella vita di Dario. Ma tanto mm, mi fa vedere questo, il 4 l'abbiamo detto più volte, no? La forma del nostro mondo, questa, no? In eterico. C'è una L in posizione normale, una L maiuscola, e poi sotto, come se si specchiasse e ribaltasse, c'è un'altra L, quindi
vista di profilo sembra una sedia, cioè un 4. Però poi allo stesso tempo c'è un'altra cosa identica, ok? Che sta proprio come a rappresentare un universo parallelo, questo. Eh, Poi mi fa vedere lui, il stesso Dario, che è come nella posizione dell'impiccato delle carte. Adesso non vorrei dire una sciocchezza, però forse la L è il numero della carta dell'impiccato. Te lo dico subito. Beh, lui relativamente al 44 aggiunge tutto manovrato dall'esterno. E lui appunto è come l'impiccato che con le gambe disegna un 4. mm? In questo caso è un 4 capovolto, perché noi siamo nella L, non siamo nella L dritta noi, ok? Noi siamo nella L rovesciata, in cui in effetti è tutto quanto ribaltato. Lo vediamo, no? I valori sono assolutamente ribaltati, il senso delle cose è assolutamente ribaltato. Mm. È la carta numero 12, perché credo che sia l'ultimo degli arcani, penso. È un arcano. Vabbè, Ma rispetto alla lettera L, la L è anche la 12, cioè la L è lo stesso numero della carta. allora, ah, quello non lo so. Eh, cioè mi viene così, ma poi magari non è così. Va bene, andiamo all'attacco di panico 10 anni fa in autostrada. Quello era proprio il 13 da parte dell'anima. La sua anima Giglio, aveva bisogno, come lui l'ha definito come un battesimo. In effetti era così. Era come dire, 13 a questa nuova visione che avrai adesso della vita. E in effetti lui da quel momento ha iniziato ad aprirsi, dapprima da un punto di vista più mentale e psicologico, però ad un altro livello di lettura della realtà, sempre via via più profondo. Ma aveva bisogno di questo shock, diciamo così, no? Di questo scossone molto traumatico che lo facesse proprio fermare. Lui era infatti in auto e si è proprio dovuta accostare. Ehm, ehm, È mm, l'unico modo, l'attacco di panico, per l'anima, per dire una cosa, è l'unico modo che ha di dire una cosa molto urgente al corpo che la accoglie, che sta tardando, non sta capendo, è una sperla, insomma. È un o svegliati che uno dà a se stesso. sì. Ci sono anche delle vite passate parallele dove ha avuto un incidente in autostrada. Ah, ma poverino, dobbiamo ricordargliele. Sì, No, può anche però, ricordarle per risolverle, eh. sì, no, però non è legata a quello, eh. Cioè, per come lo sto percependo io, non è che è scioccato dalla connessione con questa vita qui, anche perché comunque questa mi fa vedere, non è che è stato un incidente così grave, anzi, cioè tutto allora, mi fa vedere che si ferma, ma non è proprio in autostrada qua, mi fa vedere perché è una strada molto meno trafficata. E il punto è che non ha assistenza, perché la macchina si ferma proprio e non ha nessuna assistenza. Ehm, mm, Poi non ho capito qua cosa succede. Lui rimane tipo così bloccato perché non ha assistenza, Mhm, però poi anche lì sembra che parta tipo una conversione, perché lui, proprio perché si ferma, vedo che inizia a guardare il mondo. Si vede che lui era un tipo sempre di corsa. mhm. Come se iniziasse a guardare, adesso mi fa vedere il panorama, i campi, l'orizzonte, inizia proprio a ehm, vivere diversamente l'esperienza della vita. Esatto. Causa esoterica dei sogni lucidi con cristalli. Mm, ma
lì mi fa proprio vedere come se lui fosse tipo nel fondo della terra. Ma forse una volta l'abbiamo visto, dove ci sono dei cristalli associati a ciascuno di noi. Come se lui ogni tanto può vedere o il proprio cristallo o una parte di questi cristalli, delle suggestioni che lo ricolleghino a questo. Come se veramente in ogni... Ah, adesso mi arriva tipo questa informazione, cioè noi abbiamo visto che più volte il gioco Matrix è raffigurato nel cielo, ok? C'è proprio un tabellone del gioco che di fatto è costituito da tutte le costellazioni, ma le costellazioni alla fine sono i racconti mitologici. Mhm. E di fatto poi tutti gli elementi specifici delle trame della nostra vita, delle caratteristiche della nostra personalità sono conservati nella Luna. Però, siccome proprio è vero che come in alto così in basso, quindi in alto c'è il cartellone di gioco, noi qua in basso sulla Terra impersonifichiamo i ruoli e le trame, però poi sotto, che comunque è un altro livello, insomma, diciamo così, del gioco, ci sono, come dirti, questi cristalli, che però non riesco bene ancora a capire che funzione abbiano. Ehm, Perché è come se ci fosse poi una specie di filtro, di purificazione. Mm. Eh, Cerca quello di Dario, il tuo e il mio. mm, il tuo è Mm. azzurro verdognolo. Però mi sembra più denso rispetto a quello di Dario. Cioè, quello di Dario lo vedo tendenzialmente con un colore rosaceo, però è completamente trasparente, mentre il tuo lo vedo pieno, colorato pieno e più consistente, diciamo, no? Quello di Dario sta ruotando, è in rotazione. Il tuo invece è come se fosse fermo e ogni tanto salta e ha anche delle leggeri venature d'oro. E il tuo? E ovviamente non lo vedo. Vedo in lontananza un qualcosa di bruno, bruno rossastro, con delle... non mi viene in mente come si chiamano, le concrezioni, così. Quindi sulla Luna ci sono tutte le nostre informazioni. Che bell'eco. Le nostre informazioni. Sul cielo c'è la mappa del gioco e i cristalli cosa sono? Mm, Ah, esistono davvero fisicamente? allora, davvero fisicamente tanto non esiste niente. Infatti. Eh, Però hanno eh, un'ubicazione? Cioè, quello di Dario dov'è? Sotto il mare? Mi fa All'altezza? vedere tipo sotto il Congo, Mm. no? Se tracciassi una linea dritta sotto il Congo, Il mio? sotto il Canada, Mm. Sul tuo? verso l'Australia. Quindi se Dario andasse in Congo, tu in Australia e io in Canada, ci sentiremmo diversi? Mm, Ci sentiremmo diversi. Sentiremmo qualcosa? Non potevi dirmi Maldive, non so. Il Canada. Non lo so, questa cosa non la riesco non lo so, sai? No? Ci sentiremo diversi, non lo so. Qualcuno può toccare sti cristalli? Eh, ah, mi viene sì, che ci sono proprio delle forze che cercano di manipolarli. Cioè, non ho capito se si possono proprio spostare, tipo adesso magari il tuo è lì in Canada, Mhm. però in realtà è spostabile. Però questa cosa adesso probabilmente non ho la consapevolezza necessaria per riuscire a vederlo. Si può connettere il cristallo di Dario a quello che c'è sulla luna di Dario.
in modo Mi che fa vedere l'informazione sulla Luna venga riportata esclusivamente e tolta dalla Luna sul cristallo. mi fa vedere questo filo d'oro che però poi a un certo punto si interrompe. Cioè, è come se fosse, adesso dico così, però poi magari nel tempo dovrei capire meglio, che questi cristalli sotto potessero essere un po' una, ma non una via d'uscita, però per dire, no? Ehm, una pulizia, non lo so. Per cui di fatto, non so, c'è questo taglio, non riesco a vedere poi il filo d'oro che continua su verso la luna. Ma nel caso di chi? Di Dario? Adesso per esempio di Dario, no? Mm. Però altri fili, se guardo altri cristalli, sono più corti di quelli di Dario. Quindi forse nel momento in cui si riesce a far congiungere, forse, non so, far congiungere questo attraverso il filo, il cristallo con la luna, evidentemente avviene un qualcosa di importante. Facciamolo. Vediamo, vediamo. Ma poi scusami, il tuo e il mio, la mia informazione e la tua informazione sulla Luna non ci sono più. Noi le abbiamo tolte. Lì purtroppo cioè c'è un costante duplicazione, capito? Mm. E questo è il gioco e noi Mhm. l'abbiamo scelto così. Non è che... Beh, tutte e tre uniamo i nostri rispettivi fili, tirandolo, costruendo un nuovo filo. Io Dario vedo che l'ha fatta abbastanza velocemente di collegare il proprio filo, è andato direttamente nella, diciamo così, cassettiera, nell'alloggiamento di dov'è il suo CD. Mhm. Quindi c'è adesso questa connessione, adesso vedo l'alloggiamento, il cassetto del CD aperto, quindi c'è questo collegamento filo d'oro che collega il suo personale CD sulla Luna con il suo cristallo, diciamo, rosa trasparente, proprio come se fosse un diamante, a forma di diamante sotto terra. Allora tu, col tuo azzurro, il filo è sempre un po' simile, sempre d'oro. Allora, diciamo questo, che Dario ha fatto un collegamento più diretto. Tu fai un collegamento più a giro lungo, diciamo, no? Mhm. E sei arrivato, anche tu, al tuo. E non si stacca più. E tu? Non ho capito il motivo per cui il mio filo è andato verso la luna, ehm, dal mio cristallo è andato verso la luna e nel momento in cui è venuto in contatto con la luna ha fatto delle ramificazioni e poi non riesco a vedere altro. Va bene. Monica, causa esoterica dell'aver sognato con sogni lucidi e ricorrenti spesso sia il diavolo che il drago. Mm. Allora, allora, per quanto riguarda il diavolo, ehm, allora, lui non ce l'ha come specifica entità che interferisce, ok, su di lui, però lo vede come un'entità essenziale all'interno della Matrix. Abbiamo detto tante volte, no, che il diavolo viene da diaballo, che è la divisione, no? Mhm. Ed è la nostra Matrix è basata sulla separazione, sulla divisione, intesa anche come disconnessione da noi stessi, eh. E quindi lui più volte appunto è come se avesse questa conferma nei sogni, che è davvero così, che il tutto si basa proprio sulla disconnessione.
Poi, allora, riguardo al drago, mi fa proprio vedere come se lui, anche quando c'è stato questo personaggio che ha questo nome qua, no? Lui avesse proprio fatto un'associazione profonda e avesse, come dirti, intravisto questa stirpe di entità mh, molto antiche che ci sono sul nostro pianeta da moltissimi anni e che hanno questi ruoli di potere. Mm, Il drago. sì. Va bene, velocemente, disincarnato, disincarnati, nonno paterno e madre della compagna. Allora, la madre della compagna è venuta con un libro non troppo alto e con dentro un segnalibro d'oro. Ehm, È come se lei consegnasse questo a lui e dice, questo è ricordati che è il libro della tua vita. Tu lo puoi scrivere e riscrivere, ma scrivilo, perché se non lo fai tu lo fa qualcun altro. Ehm, Non so, perché mi viene anche tipo con uno scarabeo di quelli egizi azzurri. Probabilmente magari lei tra i suoi vari interessi aveva anche approfondito quello. Ehm, Poi mi viene con una bellissima gonna, un po' tipo anni 70, sotto leggera, un po' a campana, diciamo, no? La vedo scalza, con i capelli sciolti. eh, mm, Come se proprio esaltasse questa connessione con la natura, anche con il suolo, anche con la farfalla, no? Con gli insetti. Che messaggio vuole lasciare a Dario? La tua vita può essere succosa, morbida e succosa. E alla propria figlia? Ehm, il distacco è stato atroce. Ehm, mm, Posso dirti, il recinto della mente è la tua salvezza, per difenderti dal dolore. Però vedo che è come se questo recinto fosse una specie di adesivo quasi, e lei sta staccando, la mamma sta staccando questo adesivo. E le dice: lo puoi aprire questo recinto senza paure. Forse è come se vedesse che alla figlia ha diverse paure. Mm, mm, vede allo stesso tempo come se Dario fosse un uomo che può osare molto di più di quello che fa. Anche per lui è come se gli aprisse il recinto e lui è come un cavallo, no? Che corre. Lei invece, la figlia la vedo più placida dentro il recinto come se fosse una mucca. Intanto la chiamiamo nel cinema la figlia, cioè la compagna di Dario, i genitori, la sorella e il nipote di Dario. Sì? Sì, anche se la compagna è entrata mm, un po' non con sospetto, però ha avuto bisogno di guardare prima molto bene dove entrava per entrarci. Non c'è entrata spedita immediatamente. Ed il E nonno? ancora sta scrutando molto attentamente tutto la Mm, compagna. mm. Ehm, Di recente mi hanno chiesto, ma dalla sessione che faremo, ormai prenotata, potrebbero esserci effetti negativi? Mm.
Ok, Um, ma non è una domanda. È il ok. nonno paterno che cosa dice invece a Dario? Um, um, Questo potente è l'affetto di una volta, um, che tu non sperimenti più, sembra più o meno, all'incirca. Poi mi fa vedere come se, adesso non so se sia così, l'amore per la musica può essere legato a lui. Ehm, mm, o che comunque lui sostiene per l'amore per la musica, però mi fa vedere, non so come dirti, uno strumento che può essere imparentato con la chitarra, Mhm. ma non è la chitarra. Ehm, mm, o forse anche come se lui potesse suggerirgli anche questo strumento. Aspetta, perché non capisco bene il senso. Perché mi fa vedere questo che sembra più, ma neanche un ukulele, oh mamma mia, tipo un Mandolino? mandolino, sì, può essere un mandolino, guarda, un mandolino come se anche lo invitasse a provare, ad approcciare quello. Come se il nonno fosse proprio contento della musica eh, prodotta da Dario. La musica nella vita non può mancare, anche qua c'è. Non so, anche qualcosa come se fosse un po' un ritmo, un po' country, non so cosa. E questo è l'ultimo argomento, intanto teniamoli lì, nonno e mamma della compagna, che volevamo affrontare oggi. Dario è un musicista di chitarra, suona la chitarra e si dedica ad accordature alternative. Qua il nonno ha fatto proprio il pollice in su, Il nonno. cioè, Ok, e la sua anima? L'anima di Dario? ha fatto un ventaglio di luce. Lui parla di viaggi sonori evolutivi. È così? La musica che lui fa porta a un'evoluzione Allora, c'è una cosa, che è come se mi facesse vedere che sì, la risposta è sì a questa tua domanda, però è come se sottilmente in Dario ci fosse una specie di sfiducia. mhm, si autoboicotta, tra virgolette. Sì, è anche un po' una sfiducia nel genere umano. E quindi è come se bloccasse l'espansione delle sue creazioni. Ha un canale Um, YouTube, non lo dico perché magari ci ripenso e poi devo censurarlo dal video, ma lo metto nella sinossi e lo metto anche magari come titolo. E anche su Spotify, ma non vuole più rimanere su Spotify, che penso abbia anche dei costi, no? Per rimanerci, mi sembra. E questo ultimo intento è, come lo vedi, in eterico? Una gran cazzata o la via giusta? allora, dunque, vedo cose anche in presenza, ok? Importanti, in cui però, diciamo così, che cioè, non è in un locale, ok? In cui lui va a suonare, come se fosse una stanza ed è un momento di rilassamento delle persone che possono godere appieno di, di questa musica evolutiva. Però per farlo, diciamo così, non devono avere altri stimoli sensoriali, solo questo che lui propone. Ma io lo vedo itinerante, questo tipo di progetto, cioè che lui poi si sposta per realizzarlo. Quindi trovando diversi luoghi che possono essere delle sale, non lo so, insomma, dove ovviamente ci sia un po' di spazio, no? Per accogliere le persone che possano stare un po' tranquille, un po' comode, no? E proporre questa sua musica. Però potrebbe essere che poi qualcun altro si aggiunge a fare un altro suono da combinare al suo.
Poi, per quanto riguarda invece, quindi questo dal vivo, eh, per me non deve smettere di farsi conoscere ehm, attraverso questi mezzi attuali che noi abbiamo. Mm, magari anche proponendo dei piccoli filmati di questi incontri che lui farà dal vivo. E poi mi fa vedere anche come se ci fosse un montaggio del video in cui lui suona e dietro ci sono come dei colori che la stessa musica suggerisce a Dario di mettere, colori che si trasformano in modo caleidoscopico. Su Spotify effettivamente vedo che non è la sua piattaforma giusta. Mm. Sì, questo sì. SoundCloud, Perché no? Apple Music, Potrebbe, cioè non mi viene un sì grande, però un po' meglio. mm, Va bene. Guardiamo tutti insieme la parola Maya. Maya lascia al posto la Y e la A finale a mago. Dario, rosso, quadro di Moulin Rouge dietro le sue spalle. Divano rosso, coperta rossa, capelli una volta rossi. Rubra, ci parla con la sua vera voce. Il mago venuto qui a penare. Sì, parla con la sua vera voce. guarda, mi fa vedere come se adesso lui mi propone il 4, costituito dalle due L di cui abbiamo parlato, Mm? e mi fa vedere che lui è come se agisse, come se fosse in un orologio, diciamo così, no? Affinché la L ribaltata, rovesciata, ritorni nella sua posizione originaria. E quindi, da che in questa L rovesciata il rosso soprattutto ha il significato di spargimento di sangue, torna ad essere il rosso inteso come fuoco, elemento di azione ma anche di trasformazione. Quindi io vedo proprio Dario intento allo spostamento di questa L. Si trasforma. Trasforma i propri contratti nel cluster. In cosa? I suoi contratti erano tipo popcorn. Probabilmente lui appunto c'ha questa sensazione, no? Di essere spettatore. E quindi come se li ritrasformasse in mais. Mm. È tutto un po' particolare. E questo mais alla fine è come se lo buttasse in un campo. E lui ha fatto questa sua trasformazione così dei contratti. Cosa mette qua al posto dei contratti il mago? Um, è una musica appunto suonata con questo ukulele. Quindi come se le note eh, iniziassero a volteggiare nell'aria e assumere quasi la forma di un grammofono, no? Quindi quella forma conica. C'è un avatar? Avatar scriveva con una specie di graffite nera, ehm, e quindi viene buttato via tutto comunque.
E qui vedo che utilizza dell'acqua adesso, come se usasse proprio una secchiata d'acqua fresca. So- Va bene, con questa condizione esistono ancora i pianti, le entità eteriche, le entità mentali? No, Il progetto è sempre credici, mi viene vita assoluta. l'anima e lo spirito sono sempre rispettivamente Gigio e Fiume. La e sol. Nuova vibrazione. Mm, mi viene 888. 888, Aspetta, 808. 808. ok. Consapevolezza. 194. PS, 56. vite. Aspetta, 1742. Cervello. 11 circa, sì. Suscettibilità ipnotica. 70. 3D. 22. Wow. Va bene. Si congeda dal nonno. Sei un ricordo indelebile, come una spilla appuntita sul petto. Alla madre della compagna. Ehm, mi hai consegnato una bacchetta magica. Salutiamo entrambi che se vogliono vanno nel portale aureo, vediamo se ci vanno. Oh sì, certamente. Anche scherzando e ridendo fra loro. Una nuova amicizia. E bah, non resta che lasciare un messaggio a se stesso. L'anima di Dario lascia un messaggio a se stessa. Mm, c'è del rosa nella vita. Ehm, c'è del profumo e della leggerezza. C'è della sapienza da usare con ironia. E io posso tutto questo. E come finale è come se fosse dentro una scuola. Probabilmente lui ha sempre voglia, bisogno di apprendere cose nuove. Va bene, abbiamo finito. Ti sei divertita, Monica? Moltissimo. Anch'io.